Siamo in live. Prova, prova. Forse è meglio che io accenda la luce. Appena entra qualcuno, lo dica. Ok. Condivido intanto la live. Intanto che entra un po' di gente. Ciao ragazzi, iniziamo lasciando un bel like per questa live. Che dite? Ciao ragazzi, non ho scritto ancora nessuno, però ci sono già 20 partecipanti. Ciao a tutti amici. Io ora condivido la live. Ciao Giuseppe, ciao Brick. Che anno di scuola fai? Ciao Brick, ciao Oscar, ciao Manu, ciao Camper, ciao Peppi. Iniziamo subito ragazzi, dai un bel like, io condivido la live e iniziamo. Ciao Leonte, Matteo, Gazzu. Ciao Fabio Ricchione, Andrea, Luca, ciao a tutti bellissimi. Fatemi condividere qui un secondo. Allora ragazzi, il titolo sì è leggermente clickbait, perdonatemi, ma nemmeno tanto. Ora vi spiego tutto. Ora vi spiego tutto. Fatemi finire qui di condividere la live. Non sto leggendo la chat ragazzi, un attimo solo. Prima finisco di condividere, prima apriamo il drone che le multinazionali ci tengono segreto. E chissà cosa sarà ragazzi. Chissà di cosa andremo a vedere oggi. Qua l'ho condiviso. Invito anche Stefania e sono da voi ragazzi. Non riesco a trovare il mio messaggio di oggi su Facebook, mannaggia. Ah, eccolo. Ok. Condivido anche a Stefania. Pop, pop, pop. Ok. E il gruppo. Perfetto ragazzi, ho fatto e ora sono ufficialmente da voi. Perfetto. Purtroppo devo fare da solo queste cose. Bene ragazzi, dai un bel like, arriviamo almeno a 15 like per iniziare. Cosa avete scritto? SG906 no, l'ho già recensito. Ciao Andrea, ciao Manu. Un bel 250 grammi. Allora, ragazzi, fatemi bere un po' d'acqua perché ci sarà un po' da parlare. Chi di voi ha Facebook, ragazzi? Chi usa Facebook? Ciao, il mio viaggio continua. Ciao Daniele. Allora, se voi utilizzate Facebook, sicuramente avrete visto almeno una volta la pubblicità di un drone, il nome non lo posso fare, venduto in Italia a circa 99 euro, che viene definito il drone che le multinazionali ci tengono segreto. Più nello specifico, il drone che vedremo oggi, vi leggo cosa dice il video che compare su Facebook in queste ultime settimane, perché il video cambia sempre, sempre. Allora, ragazzi, vi leggo subito cosa dice. Fatemi mettere schermo intero. Il drone da 99 euro con qualità migliori di quelli da 1499 euro. Ragazzi, e questo lo sto leggendo, eh. Trovate il video nel mio gruppo Facebook. Andiamo avanti. Anzi, quasi quasi ve lo faccio vedere, ragazzi. Vi faccio vedere il video che compare. Salvatore, cosa dici? Aspetta, spero che si veda. Riuscite a vedere un po', ragazzi? Ecco, questo è il video che compare su Facebook, no? E ora lo avviamo insieme. Il drone da 99 euro con qualità migliori di quelli da 1499 euro. Ok? Fino a qui ci siamo. Piccolo e pieghevole per portarlo sempre con te. Camera Ultra HD per fare scatti incredibili. Pilota in tempo reale da telecomando telefono. Facile da usare, decolla con un semplice pulsante. Resistente al vento e non perde mai il segnale. Tecnologia intelligente fammi leggere, che evita gli ostacoli. Scopri nuovi posti che non avresti mai immaginato. Che altro?
Modalità seguimi che ti riprende ovunque tu vada. Per realizzare scatti come veri influencer. No, penso che ora esca il nome del drone, però. Ok, basta così. Ah no, c'è anche un'altra immagine. Esplora il mondo e riprendi scene irraggiungibili. Finito? Sì, ora esce il nome del drone, ovviamente non facciamo pubblicità. Ok, ora vi spiego tutto, ragazzi. Allora, ora finisco di spiegare, poi rispondo ai vostri messaggi. Questo è un video, no, non è solo questo, ci sono tanti video uguali che girano su Facebook, ragazzi. Sostanzialmente, io non so perché Facebook li pubblichi. Non voglio dire cose che poi possono essere fraintese, magari mi denunciano, quindi non dico parole, però voi sapete bene cosa sto pensando. Ci sono delle aziende che vendono droni cinesi rimarchiati che magari in Cina costano 40 euro, loro li vendono a 100 euro in Italia, anche meno di 40 euro, costano 20-30 euro in Cina e loro li vendono a 90-100 euro e più in Italia. Ma non ci sarebbe niente di male se non fosse che nel 99% dei casi nei video pubblicitari che trovate su Facebook viene mostrato un drone completamente diverso, il Mavic in questo caso. Quindi la gente compra e poi cosa vi arriva a casa? Vi arriva questo! E ora vi faccio vedere cosa c'è qua dentro. Diciamo che sono furbate in cui cade nella trappola magari il nonno, il papà che vuole comprare un regalo al figlio. Quindi capite bene che dovete stare sempre con gli occhi aperti, ragazzi. Purtroppo non posso fare nomi perché lo sapete com'è. Io non capisco perché Facebook faccia girare queste vendite un po' così. Però ora vediamo qual è il drone che le multinazionali ci tengono segreto. Allora, no, ragazzi, questo è il drone che spediscono quasi sempre quando comprate uno di quegli annunci. Quasi sempre vi arriva questo drone. Questo me l'ha inviato l'azienda, però l'azienda è corretta. Non ho niente da dire contro l'azienda, anzi me l'ha inviato. Però questo è il drone che vi arriva quando ci sono questi negozi italiani, non so di che paese sono, che vendono un drone facendo credere che si tratti di un altro drone. Avete capito, no? Spero che abbiate capito. Cosa avete scritto? Un bel like, ragazzi, siamo a 108. No, no, questo, ragazzi, questo è dell'azienda, non è di quei siti che vendono su Facebook, questa è proprio l'azienda che lo produce. Poi che qualche negozio compri dei lotti e li venda spacciandolo per un altro drone, questo è un altro discorso, ma non penso che in questo caso sia la colpa dell'azienda. Anzi, questo per quello che costa realmente, cioè 40 euro su Banggood Gearbest, 60-65 su Amazon, è un buon prodotto, però certo non puoi spacciarmelo come un drone da 1500 euro. E ora lo vediamo insieme. Fatemi rispondere. Ora lo apriamo. Buona serata Paolo. Ragazzi dai like, arriviamo a 40 like. Ciao, ciao amici. Ciao, ciao anche Stefania. Ciao Stefania. Non l'hai preso. Di quei video ce ne sono un sacco. Qualche tempo fa girava un video che diceva il drone che le multinazionali ci tengono segreto, il drone che usano i militari. E ora lo apriamo, ragazzi. Giro la telecamera e apriamo il drone che le multinazionali ci tengono segreto. E vediamo cos'è. Diciamo, ve l'ho detto ragazzi, queste sono un po' delle furbate, state sempre molto attenti quando comprate online. Ok. Anzi ragazzi, torno subito, vado a prendere una cosa. Ok, ci sono ragazzi. Ci sono. Apriamo il pacco. Ci siete? Perché parlate di camomille, ragazzi? Ciao! È un Mavic! Tan, tan, tan.
Allora, sì, questo è un clone economico del Mavic, ma non c'è nulla di male, ragazzi, se lo vendessero per quello che realmente è. E non è colpa dell'azienda, lo ripeto, è colpa di alcuni venditori un po' furbi. È un ottimo drone, Luca, però aspetta, fammi aprire sto pacco che non si vuole aprire. Ragazzi, questo è il drone che le multinazionali ci tengono segreto. Ah, pa, pam. Allora, questo ragazzi è un drone della Ishin. Sì, è un drone della Ishin. È un giocattolo, ragazzi. Questo è letteralmente un giocattolo. Per i soldi che costa, 40-60 euro massimo, va bene, però rimane un giocattolo. Di certo non è comparabile a un drone da 1500 euro, come dicono in alcuni annunci su Facebook. E ragazzi, questo è quello che vi arriva nel 90% dei casi quando comprate da quei messaggi su Facebook. E io, lo ripeto, non so perché Facebook faccia passare quei messaggi. Vabbè, basta pagare ovviamente e ti trasmettono pure non lo so, pure Stefania mi trasmetterebbero su Facebook. Comunque ve lo faccio vedere perché questo è un drone anche carino, è un giocattolino ben fatto. Poi vi lascio il link per acquistarlo a prezzi decenti. State sempre attenti quando comprate da inserzioni sia su Facebook, da altre parti, con toni sensazionalistici, ragazzi. Se vi va bene vi arriva questo, se vi va male vi arriva un drone ancora peggiore. Ora vediamo cosa c'è. Ovviamente, dai ragazzi, like, arriviamo a 50, vi faccio vedere lo scatolotto. Allora, vediamo. Ishin E58, Pocket Drone. Ciao Sergino, Cam HD, Wi-Fi, CF, non so cosa sia, varie funzionalità di volo, 2.4 GHz e ha pure le lucette, ragazzi. Allora, questo è un drone che per un bambino oppure per iniziare giocando al chiuso, secondo me è perfetto. Non è il drone che le multinazionali ci tengono segreto, però. Ecco. Cioè, se sta roba costasse 1500 euro, io mi sparerei. Ciao Riccardo, ma che dici 8 km? Almeno 80 km. Ma guardate, io lo ripeto. Questo video è un video, come si dice, di satira, no, non satira, ironico, verso alcune inserzioni che trovate su Facebook, no? Esatto, esatto. Questo è il drone che usano i militari. Una volta dicevano anche così nelle inserzioni. Eccolo. Che poi è anche carino, ragazzi. Cioè, guardate. Si vede che è un giocattolo, però è fatto bene. Cioè, una sessantina di euro, 40-60, quanto costa, li può anche valere. Ehm, pesa quanto pesa sto coso? Fatemi trovare una bilancia, vi dico quanto pesa. È morto Kylo Ren. Ora vi dico. Secondo voi quanto pesa, ragazzi? Dai, scommettiamo. Dai, io intanto trovo la bilancia. Secondo voi quanto pesa? 170, 170. Ora vi dico quanto pesa. Se riesco a chiudere il cassetto. Questo è il drone segreto, ragazzi. Pesa 96 grammi. 96 grammi, ragazzi.
Ok, quindi questo sarebbe... Sì, purtroppo sì, c'è chi ci casca e spero che questo video serva ad impedire che la gente ci caschi, perché se si vogliono acquistare questi giocattoli si risparmia. Su Amazon costa 65 euro, su Gearbest costa una quarantina, mi sembra. Vediamolo. Allora, apriamolo. Ciao Alberto, credo che voli. Vi farò un video dedicato a questo, ragazzi. Questa è la prima parte per farvi... è bello però, cioè, è anche da esposizione. Cioè, è carino, è carino, è molto carino. Si accende? O è finta la batteria? Ma secondo me è finto. Aspetta, fatemi capire se si accende, ragazzi, un attimo solo. Allora, il tasto non fa un... Cavolo. O è scarico. Ah, e come si toglie? È più difficile del Mavic questo drone. Intanto ve lo faccio vedere, ragazzi. Allora, sotto... Ah! Sono un fesso. Io pensavo che la batteria fosse questa, ragazzi. Invece, credo che sia questa. Che cosa sto guardando? Eh, allora, sta batteria da quant'è? È una 3,7 volt 500 mAh. Mettiamogliela bene nel buco, vediamo se si accende. Ok. No, ancora non si accende. Sempre che sia questo il vero tasto di accensione. Vabbè, se no proviamo a metterla a caricare. Mettiamola a caricare un attimo. Vediamo come si carica. C'è una micro USB. Metto a caricarlo, ragazzi, un attimo. Intanto ci guardiamo il resto della scatola. Secondo. Ok. Allora, credo che stia caricando, quindi la batteria è vera, non è finta la batteria. Cosa avete scritto? Fatemi leggere. 500 mAh è un giocattolo, cioè pesa 90 grammi. Questo è per giocare in casa. Se provate a usarlo fuori, vi vola via in un secondo. Però è fatto bene, cioè, da esposizione è carino. Faremo un range test, sì, certo. Ha pure una telecamerina che si orienta manualmente, guardate. È solo la lucina. Ehm, il problema non è il prodotto, ragazzi. Io poi ve lo linkerò questo prodotto perché è simpatico, lo vedete. A me mi dà fastidio che venga venduta una cosa spacciandola per un'altra, no? Avete capito cosa voglio dire, ragazzi? Cioè, questo viene spacciato per questo. Ora, probabilmente Ishin non mi manderà più prodotti dopo questo. O forse no, perché alla fine, cioè, non è, ho detto, non è colpa del produttore, ma è colpa di alcuni negozi. Ecco, viene spacciato questo, cioè, viene spacciato questo per questo. Mavic Killer. Dai ragazzi, like per questo giocattolino. Facciamo una... Dai, visto che li mettono a paragone, facciamo un confronto video prossimamente fra questo... Io lo faccio, ragazzi, un confronto fotografico fra questo e questo. Vediamo chi vince. Ora proviamo a farlo volare, se vola. Ok, tu puoi andare di là. Oh, ragazzi, aspettate. Arriviamo a 60 like intanto. Sì, è una caricatura, cioè, è un giocattolo. Vi faccio vedere con la telecamera buona. Sì, assolutamente, Daniel.
quel coso distrae troppo, veramente. Allora, Rocco è una base a levitazione magnetica. Poi la lascio linkata in descrizione. Allora, ragazzi, i bracci sono pieghevoli, però sono davvero... Guardate, non fanno nemmeno lo scatto. Sentite? Avete sentito? No? Perché non c'è nessuno scatto. Ok, c'è... È pure carino. È copiato dal Mavic Pro Platinum. Qui c'è scritto emotion, emozione, il drone delle emozioni. Abbiamo la telecamerina, i due LED frontali, metti a fuoco, grazie. La telecamera qui. I cavi sono a vista, peggio del film X8SE. Sto scherzando. Poi sotto che abbiamo un'antenna unica. E niente, no, non c'è nient'altro direi. I motori sono normali motori brushed. E questo è finto. Io pensavo fosse vero, invece è solo un tasto, ma poi è finto. Cofano di un'auto americana. Vediamo cos'altro c'è nella confezione, ragazzi. Nei prossimi giorni farò la comparativa Mavic 2 Pro contro questo Ishin. Vediamo chi vince. Il LED sul retro. Ah, c'è un LED dietro. Ah, è vero, bravo Mario, bravo Mario, bravo. Anche l'acqua si è suicidata. Il telecomando è fatto meglio del drone, cioè è ben gli stick sono enormi, sembrano due capezzoli, molto grossi. Ok, è tutto finto, non si apre, è finto perché tutto ciò. Ah no, no, forse è vero, no, qua è finto. Ehm, Dovrebbe aprirsi. Come diavolo si apre questo coso? Mamma mia, penso che si spaccherà da un momento all'altro. Qua si mette il telefono perché la telecamera ehm, è FPV. I tasti sono un po' storti. Questo atterraggio automatico, decollo automatico. Assolutamente, Giulio. No, no, sono i trimmer, ragazzi, perché questo drone non ha il GPS e quindi bisogna regolarlo manualmente. Non ha nemmeno la V+, non ho visto nessuna telecamera. Forse ha solo il controllo d'altezza. Ok, quindi così i trimmer di controllo. Poi questi saranno i tasti per regolare la velocità. Le antenne secondo me sono finte. Vediamo, c'è il cavo dentro? Voi vedete un cavo dentro? No, mi sa che sono finte pure queste. Tasti. Ah, questi sono veri. Uno è mezzo incastrato. Credo che siamo per fare foto e video. Nulla, questo è il telecomando. Ok. Che altro c'è nella confezione? Abbiamo eliche di ricambio, cavo di ricarica, cacciavite. Vediamo il manuale. Un bel like, ragazzi. C'è anche l'applicazione dedicata. Certo, Victor. Non si alza nemmeno con il Viagra. Fatemi mettere le batterie nel radiocomando, ragazzi. Ciao Antonello. Ma voi, cioè, ci credete che ci sono negozi che lo vendono a 100 euro? 100 euro, ragazzi. 100 euro. Come sottovento. Eh... Allora, io ve lo ripeto, questo Ishin costa 40 euro su Gearbest e Banggood e una settantina su Amazon. Però ci sono alcuni negozi furbetti che ci mangiano un po' sopra. Ok, mi servono 3 batterie. Le togliamo dal telecomando del ZLRC che non ho potuto ancora provare perché pioveva sempre, ragazzi. Ha piovuto sempre sti giorni. Non so da voi, ma qui pioveva sempre.
No, forse le ho già tolte da qua. Vabbè, per i bambini va bene, cioè ragazzi, a me piace, io lo terrò ad esposizione, cioè è bello da vedere ragazzi, no, non è bruttissimo, anzi, anche al tasto non è male, però è un giocattolo. Fatemi trovare 3 batterie ragazzi. Mi avete visto la pelata, eh? Ti do 10 euro e ci sto rimettendo. Voglio provare a farvelo volare. Ve lo faccio vedere in volo, se si accende, eh? Secondo voi i motori funzioneranno oppure no? Si va in gommone, sì, pure qua diluviato tantissimo. Di Bari, Davide. Ok. Oh mio Dio, ragazzi, si è acceso. Ho messo 3 Duracell dentro, probabilmente costano più del drone. Questo funziona. Avete notato che i droni economici hanno tutti lo stesso bip bip, lo stesso identico cicalino, uguale in tutti. Ok, ora dobbiamo aspettare che carichi la batteria. Aspettiamo 5 minuti. Ma no, devo fare il confronto, lo ripeto, tra Mavic 2 e questo Ishin. Allora, ragazzi, poi parliamo anche di Huawei, eh? Un bel like. Aspetta, Riccardo. Allora, vediamo più nel dettaglio questo Ishin come è fatto. Allora, vediamo. Ah no, ragazzi, ho sbagliato drone, perdonatemi. Ok. Volevate, ragazzi. Proviamo ad accenderlo, mettiamo la batteria dentro. Allora. Si è acceso! Ok, allora, almeno sappiamo che si accende. Non scoppia. Ve lo faccio vedere con la luce spenta. Ok, Cristian, dopo lo vedo. Abbiamo 2 LED frontali fortissimi. Quello dietro è carino, sembra lo stop delle macchine. E poi c'è anche un LED sotto. Dove si mette il like? Qui sotto. Allora, ora vediamo se i motori si accendono, ragazzi. Non posso, non sto leggendo i messaggi, ragazzi, non posso leggerli ora. Accendiamo il radiocomando. Solitamente questi droni, prima su, poi giù. Ok. Oh. Ma perché fa un attimo poi si spegne? Tipo i motorini ingolfati. Che è successo? Ok. Allora, i motori funzionano. Perfetto. Ehm, vediamo se riesco a farvelo volare. Un attimo, ragazzi.
Ok. Allora, ha il controllo d'altezza automatico, ha il barometro, un asciugacapelli. Ragazzi, ha il barometro, madonna, mi ha accecato, è fortissimo il LED. Boh, se lo fai volare al contrario lo puoi usare come tagliaerba. Guardate, non è brutto, ragazzi. Cioè, è anche carino come drone giocattolo. Però non a 100 euro, ovviamente. A 40-60 euro massimo può essere un buon regalino da fare a un figlio o un nipote. Non è brutto, fa cagare. Ma no, dai, c'è di peggio. Hai avuto un orgasmo, eh? Bravo, attento che ti bannano da Facebook, da YouTube. Quanti di voi vogliono un confronto video fra questo e il Mavic 2 Pro, ragazzi? Chi lo vuole un bel confronto? Dai, 20 euro. No, vabbè. Alla fine è come un Sima. Ciao Rolando. Certo che... Oh. Quindi ragazzi, nei prossimi giorni avrete la sfida tra questo e il Mavic. Mamma mia. Vi ha regalato emozioni, ma poi non so, i video qui come li registra, non penso che ci vada la micro SD perché sarebbe stato troppo costoso mettere un alloggiamento per micro SD, quindi penso che vada... Grazie Alessandro. No, penso che registri sul telefono. Ishin E58, poi vi lascio il link ragazzi. Ma sapete qual è il problema vero ragazzi? Qual è il vero problema? Che anche questo è classificato, ora una cosa seria, come Age 14+. Cioè, quindi non è un giocattolo, perché per essere un giocattolo deve essere 14 meno, entro i 14 anni. E quando sono giocattoli potete usarli ovunque, però anche questa cosina è classificata come possibile offensivo, insomma. Esatto, Bruno, con le cassette fa il video. Nulla, no, lo ripeto per l'ultima volta, ragazzi. Nulla contro il marchio, nulla contro il prodotto che è un giocattolo carino, ma io ce l'ho con i negozi che lo spacciano per un Mavic 2. E ci sono i genitori, i nonni che comprano questi droni a 100 euro pensando che siano dei Mavic. Avete capito il senso del video? E credetemi che c'è tanta gente che ci casca, anche nel mio gruppo Facebook tanta gente ci casca, perché sono delle inserzioni che passano su Facebook, quindi la gente dice, ah cavolo, è su Facebook, quindi è sicura la cosa, li comprano e poi ovviamente si trovano l'inculated. È un Mavic che? È un Mavic che? E poi fanno anche falsa pubblicità perché mettono delle foto registrate con il Mavic oppure foto proprio del Mavic come quelle che vi ho fatto vedere prima spacciandole per dei droni diversi. Mavic H. Proviamo a vedere com'è il sensore fotografico, ragazzi. Scarichiamo l'applicazione. Che è successo, Antonio? Sì, no, Facebook non controlla niente, basta pagare un po' la pubblicità ed ecco che ti mette qualsiasi cosa in home. In che senso mi spieghi WiFi 5 GHz? Che significa? Cam 16K. No, sarà una cam VGA. Metti le lastre. Che lastre? No, peccato. Lo so, purtroppo hai ragione, Riccardo.
Lo so Gaetano, è falsa pubblicità. Far credere di comprare una cosa quando compri tutt'altro. È come se vai al macellaio, compri del prosciutto crudo e ti dà il prosciutto cotto. Ma ti abbiamo già risposto su Facebook, il mio viaggio continua. Puoi usare solo droni che trasmettono a 2.4 GHz, quindi nessun drone. Puoi collegarlo solo tramite cavetto. Puoi usare droni che vanno tramite cavetto. Anzi, no, questo è 2.4 GHz, mi sembra. Io preferisco il prosciutto crudo. Vabbè, ragazzi, questo è un video per sensibilizzare un po', no? Chi compra droni. Vedendo le inserzioni su Facebook. Mette il rullino prima di registrare, sì, ovviamente. Like, ragazzi. Ciao, Daniele Mercury. Nulla. Comunque, ragazzi, vabbè, questo lo rivedrete più avanti in video. Confronto con il Mavic. Sì, Leonardo. Ragazzi, avete letto della questione Huawei, Android? America? Trump? Hai un piercing sulle labbra? Oh? Ho mangiato. Scusami. Sì, se non mi vedete più sul canale... No, c'è ancora. Che cacchio è? È una bollicina. Ragazzi, è uscita una bolla. Ok. Cosa ne pensate della questione Huawei? Intanto di là parlano di cacca nel vasino. Grazie, grazie. Un po', Davide. Oramai mi faranno sparire, Paolo. Boh. Ma anche Google ha confermato sta cosa che toglierà il supporto a Huawei. È una bella rogna per Huawei. Si vede che era molto scomoda Huawei là in America. Chissà cosa faranno. Che poi voglio dire, ci sono milioni di marchi cinesi da 4 soldi che usano Android. E lì sicuramente possono esserci delle cose per spiare, eccetera, eccetera. Non ce l'ho più il Platinum. Ma sì. Sicuramente vogliono... Boh, ragazzi. Tutta una questione di soldi. No, Bertrand LM, mi sa che nei prossimi mesi sarà tolto il supporto un po' a tutti i Huawei, credo, eh. Addirittura, Christian. No, il Mavic 2 Pro, Antonio. Boh, staremo a vedere. Per ora io aspetto qualche notizia in più prima di fare un video su questa situazione. Chi di voi ha Huawei? Io ora ho un Huawei, un P20 Pro. Io penso in estate, Christian. È un ottimo drone il Mavic 2 Pro, Rolando. Non lo cambierei con nessun drone al mondo. Anzi, lo cambierei con questo. Sì. Voi dite che c'è lo zampino dell'Apple dietro oppure no? Vabbè, sicuramente poi con le modifiche dei firmware, le root, si riescono a rimettere tutte le cose, però. Anafi io lo provai, era un buon drone, però dicono che è migliorato molto ultimamente. Dovrò riprovarlo prima o poi. Ma ragazzi, ma quasi tutti producono in Cina. Cioè, quasi tutti. Cioè, se quel genio di Trump fa casini con la Cina, il 90% del mercato muore.
Beh, con un matrice lo cambio. In che senso? Ah, questo. No. Io ce li ho rossi, castano scuro. Trump ce li ha biondi, credo. Sì, sì. Infatti a volte mi arrivano dei telefoni della app con Android, però non c'è Google Play, devo metterlo a mano. Tipo quel tablet della Xiaomi all'inizio era solo Cina, senza Google Play. Ma anche i telefoni della Xiaomi all'inizio non avevano Google Play, eh. Secondo me tra poco pure i telefoni della Xiaomi li faranno fuori di sto passo. Anche YouTube è bannato, in che senso? Non lo so, se di Google sì, sicuramente. 5.000 iscritti, l'ho appena mostrato, vai un po' indietro nella live. Nulla ragazzi. Sì, ha il barometro questo. Va bene ragazzi, allora, tra poco vi lascio il video in caso vogliate acquistare questo giocattolino, cerco di mettervelo a un prezzo umano. Ricordo sempre, state sempre molto attenti quando comprate, seguendo le inserzioni Facebook, eccetera, eccetera, su Google. Controllate sempre che quel drone non esista su siti cinesi o Amazon anche a prezzi molto inferiori. Non ce li ho qui tutti, il mio viaggio continua, ce li ho in laboratorio. Qui ho il Mavic 2 Pro, il Seafly, il ZRC, ho questo, questo e qualche altro drone, anche questo. Lo so. Qui ragazzi si rischia grosso. Va bene Giancarlo. Meglio Mavic 2 Pro o Zoom? Allora, ragazzi, io con il Pro mi trovo benissimo, ma capisco che per un uso hobbistico lo Zoom sia migliore, perché appunto c'è lo Zoom che è molto comodo. Il Mavic 2 Pro ha una telecamera migliore, però per utilizzarlo al massimo non è facile. Bisogna fare molta post-produzione, registrare in D-Log, è un po' un casino. Mentre lo Zoom ha meno qualità, però è più immediato, è più comodo da utilizzare tutti i giorni. Paolo, che domanda è? Dov'è la camomilla stasera? No, oggi niente camomilla. Figurati, 5.000. Eh, chi di voi ha un Film X8 SE, ragazzi? No, ora qui siamo 90. Voglio sapere a quanti di questi 90 è caduto il Fimi X8 SE. Purtroppo, no, ragazzi, io lo ripeto, va benissimo parlare di problemi di droni, no? Nella scrivania. Va benissimo parlare dei problemi dei droni, però è anche, non è nemmeno corretto fare troppo allarmismo, parlare di problemi prima che siano verificati, perché la gente si crea allarmismo. lo so, tutti i droni possono cadere. Per questo, cioè, se succede una volta un problema, può succedere. Se su 10.000 X8SE ne cadono 10, è statistica, può succedere. Poi bisogna vedere come sono caduti. Ci sono tanti che i droni non li usano bene. Che poi... sto morendo. Che poi, ragazzi, non vorrei dire, ma la stessa persona che si lamentava dei crash dell'X8 SE è la stessa persona che si lamentava pure dei crash dell'Absanzino. Quindi, o non sai pilotare i droni, oppure non lo so. Qual è, Rolando? Esatto. Ve lo ripeto, l'ho detto ieri in un video.
C'è un ragazzo a cui è impazzito l'X8SE in volo nel mio gruppo Facebook e poi che era successo? Era partito da un tombino metallico e quindi la bussola era impazzita. Lo so, c'è gente che nemmeno sa cos'è il GPS. Cioè, ragazzi, l'altro giorno ho letto, sapete la griglia? La griglia che c'è quando fate le foto per fare le foto dritte bene, che riesce la griglia così? La griglia, no? Ecco, c'era una persona che pensava che la griglia che gli usciva sul suo drone, nella schermata FPV, fosse un difetto della cam. Cioè, ragazzi, siamo a sti livelli davvero. Io non voglio dire, però bisogna avere un minimo di conoscenza quando si usa qualcosa. Cioè, no, io non voglio fare il moralizzatore, la persona critica, però bisogna un po' studiarle le cose, no? È come quando usate la macchina. Per usare la macchina dovete imparare ad utilizzarla. Non è che salite e la guidate senza sapere come funzionano i pedali. Esatto, che poi magari su 10 crash, magari 2 o 3 saranno senza motivo perché magari il drone era difettoso, però sicuramente almeno la metà erano per problemi umani. Esatto, Paolo. Ma poi pesa 90 grammi, questo se cade non si fa niente. Un bel like, ragazzi. Ciao, buonasera, Pietro. Sì. Umani e non alieni. Parlando d'altro ancora, ragazzi, oggi mi sono visto l'ultima puntata di Game of Thrones. Chi l'ha vista? Ishin e 58. Buonasera, Tolsby. Bella, auguri, Elsie. Riguardati la live, Elsie, questo qui. Lo ripeto un'altra volta. Questo è un drone che passa in molte inserzioni su Facebook e viene spacciato come se fosse un Mavic 2 Pro. E invece è un giocattolo. Va bene, ragazzi. Dai, direi che questo è tutto per ora. Noi ci vediamo al prossimo video. Confronto fra questo e il Mavic 2 Pro. Ok, ragazzi. Ciao, ragazzi. Buona serata. Vi voglio bene. Lasciate un bel like.